Tutti cercano il pedale perfetto, ma la verità è che bisogna saperli usare. Avete presente quando suonate un arpeggio bellissimo e poi così scompare nel mix? Non è colpa delle vostre dita, manca quel collante che rende ogni nota importante. Il nuovo Dual Compressor della Carl Martin risolve esattamente questo problema. Arpeggi che scompaiono nel mix e assoli che non hanno presenza. Con un solo pedale ottieni due suoni per le ritmiche che bucano il mix e un sustain infinito per gli assoli, senza appiattire nulla e mantenendo il proprio tocco. Quello che sentirai infatti tra un istante ti farà capire perché questo potrebbe essere il pedale perfetto per la tua chitarra, non il solito compressore. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e prima di farvi vedere nel dettaglio il Dual Compressor facciamo prima un test. Suoniamo un arpeggio pulito senza il compressore. Adesso attiviamo il compressore, stesso arpeggio, stesso tocco. La differenza ragazzi è immediata, ora le note hanno lo stesso peso, non è però un suono schiacciato, non è piatto, è soltanto più uniforme. Ma siate onesti, quanti di voi hanno percepito la differenza al primo colpo? Scrivetelo nei commenti perché quello che sentite adesso è soltanto l'inizio. Ma per capire perché questo pedale suona così bene dobbiamo fare un passo indietro e guardare da dove viene questa tecnologia. Chi non ricorda il leggendario compressore di Andy Timmons? Quel compressore della Carl Martin è leggendario, se siete dei professionisti ovviamente lo conoscete, se non lo conoscete sappiate che ha fatto la storia dei compressori per chitarra e questo Dual Compressor non è una versione riveduta del vecchio modello, è semplicemente l'evoluzione con un circuito completamente nuovo, costruito da zero e ovviamente è true bypass. Vi lascio il link in descrizione. Le caratteristiche principali sono tre e la seconda in particolare è quella che vi permetterà di mantenere il tocco delle dita anche con una compressione molto pesante. La prima, l'alimentazione interna è a 12 volt. Voi collegate un normale alimentatore da 9 volt, ma all'interno la tensione del pedale arriva a 12 e questo significa più headroom e anche quando suonate forte il suono non distorce e rimane cristallino e pieno di dinamica. Sentite infatti, se suono piano il compressore non entra, appena incomincio a spingere di più però entra, ma in maniera molto musicale. La seconda novità è la compressione parallela, non è un'idea nuovissima, ma qui è veramente fatta bene. Immaginate quindi di poter missare due chitarre, una compressa e una invece naturale. Con la manopola dry decidi tu quanta compressione aggiungere al segnale naturale e questo è il segreto per avere il corpo che dà la compressione e un attacco, una dinamica data dal suono naturale. Senza il compressore l'attacco non è definito, ascolta. Ora accendiamo il canale A. Senti come la ritmica ora è più precisa, più dettagliata, più in faccia, come si dice. E la terza sono due canali indipendenti. Non dovete quindi più scegliere tra un compressore per la ritmica e uno per l'assolo, ma con lo switch di sinistra passiamo da una compressione morbida, ad esempio per degli arpeggi, a una più forte per ritmiche aggressive. E con lo switch di destra, ovviamente, bypassiamo la compressione. Sulla parte superiore troviamo il jack di ingresso e di uscita e un ingresso aggiuntivo per il controllo remoto ed è molto comodo se ad esempio utilizzate uno switcher. E passiamo invece adesso all'assolo. Sapete infatti qual è la cosa più frustrante quando suonate dal vivo? Magari suonate una nota lunga, ci mettete tutto il vostro impegno, la vostra intenzione e dopo 2 secondi questa nota sparisce. Ecco cosa succede senza il compressore.
Proviamo a mettere il compressore. Oggi sul canale B stesse note, stesso tocco, questa volta però il suono dura ed è un sustain che dà corpo e rende un assolo, se vogliamo, cantabile. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete un compressore e pompatelo sul pulsante mi piace, e doppio mi piace, e non azzardatevi a iscrivervi a questo canale, non vi voglio! Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale. Mai! L'ascolto parla più di qualsiasi spiegazione tecnica. Se vi chiedete quindi se suona schiacciato, io vi dico di no. Mantiene sempre il vostro tocco naturale grazie proprio al controllo di Dry Blend, la manopola che ci dice quanta compressione volete davvero sentire. E adesso che capite come funziona, come lo regolereste? Vediamo quindi come iniziare con delle impostazioni che funzionano per la maggior parte delle situazioni. Innanzitutto qui trovate i controlli che trovereste in un compressore qualsiasi, quindi la compressione, il livello, il controllo di threshold e di dry. Naturalmente passare tra i canali è molto semplice tramite lo switch select ed è perfetto quando passate ad esempio dalla ritmica all'assolo. In un live magari non avete il tempo di chinarvi a regolare l'effetto tra un brano e l'altro, per cui avere due canali già pronti significa pensare soltanto alla musica. Il threshold e il dry sono unici per entrambi i preset e una volta regolati non cambia mai, e questo secondo me ragazzi è un bene. Meno confusione durante il live e più sicurezza che tutto funzioni esattamente come l'avete pensato. Ma avere i settaggi giusti è soltanto metà del lavoro. Se lo metti infatti nel posto sbagliato all'interno della tua catena rischi di annullare tutti i benefici che abbiamo visto finora. Il canale A potete usarlo ad esempio per una compressione leggera per far risaltare l'attacco delle note, quasi come se fosse un boost. Il threshold lo metto a circa metà, in questo modo il compressore entra quando serve, non appena cominciate a spingere. Ascolta. Sentite? Entra a un certo punto, se suono piano non entra. Il controllo comp è molto leggero, mantiene quindi la dinamica e non la uccide. Il livello poi va a compensare quello che la compressione va a togliere, aggiungendo però quel poco in più che serve per dare un leggero boost. Il risultato quindi è un suono compatto che buca il mix ed è ideale per quando accompagnate e volete che la chitarra occupi esattamente il suo spazio. Il canale B potete usarlo invece per un effetto più marcato, ad esempio negli assoli. Qui andiamo ad aumentare il livello della compressione che entra prima, quindi anche quando non suonate forte, quasi come un limiter che va a controllare i picchi. Il livello è un po' più alto, quindi per andare a compensare quello che la compressione eleva, e il risultato quindi è un sustain maggiore e un suono con più corpo. In entrambi i settaggi il segreto è il dry blend, la compressione parallela che abbiamo detto prima. Con il dry alto la compressione è trasparente, si sente molto il segnale originale e la dinamica rimane comunque molto aperta. Con un dry basso invece la compressione è più evidente e l'effetto è più pronunciato, dipende da quello che volete ottenere. Se sentite che il suono pompa tra virgolette in modo strano tra una nota e l'altra ad esempio, alzate il controllo dry, è il trucco per avere il controllo della dinamica senza che nessuno si accorga che state usando un compressore. Ma prima di continuare voglio farvi una domanda. Nella vostra catena effetti il compressore lo mettete all'inizio o alla fine? Scrivetemi anche il perché nei commenti qui sotto e vediamo chi di voi lo sta usando nella posizione sbagliata. Per chi è abbonato al canale ho preparato un video bonus extra dove andiamo ad analizzare dove posizionare il compressore e perché funziona meglio prima o dopo alcuni effetti. Se non siete abbonati e volete farlo, trovate il pulsante abbonati qui sotto a fianco al pulsante iscriviti. Mi raccomando,
raccomando, abbonandomi supportate il mio lavoro, il canale e soprattutto avete accesso a centinaia di risorse gratuite, tra cui il mio archivio delle tab più famose pubblicate, video extra, badge esclusivi, insomma trovate tutto quanto sul pulsante qui sotto. Il dual compressor della Carl Martin quindi risolve esattamente i due problemi che abbiamo visto all'inizio, gli arpeggi che scompaiono nel mix e il sustain che non arriva dove invece servirebbe. Con il canale A potete impostarlo per avere degli arpeggi o delle ritmiche definite, mentre con il canale B potete avere un maggior sustain che trasforma il tuo assolo in qualcosa di cantabile. Quindi con un pedale risolvete due problemi senza ricorrere a compromessi. Il massimo sarebbe stato avere anche due controlli indipendenti di threshold e dry per avere una maggiore versatilità, ma ragazzi al prezzo di 179 euro non credo si potesse chiedere di più e vi devo dire che non ho sentito poi questa esigenza di doverli modificare così totalmente. E se dovessi darvi un solo consiglio per iniziare, mettete il dry blend a metà e da lì in poi ascoltate quello che succede al vostro suono. Spostatelo quindi solo se sentite che qualcosa non va e vi assicuro che nella maggior parte dei casi quella posizione di partenza va benissimo. Fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto e se volete approfondire l'uso degli effetti guardate il video qui sotto. Ciao ragazzi, noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Buona musica!